Potere alle parole è chiaramente un titolo slogan. L'idea è quella che se noi usiamo meglio una competenza che abbiamo a nostra disposizione, noi possiamo avere più potere, fortuna, vantaggi nella vita di tutti i giorni. Non solo la competenza della parola è propria dei professionisti della parola, ma è qualcosa che in realtà è utile a tutti i livelli della società. Non è un caso se i miei maestri, da Don Milani a De Mauro, hanno sempre ribadito l'importanza dell'educazione linguistica democratica, cioè della conquista della parola come conquista della democrazia. Rispetto a una volta, la società di oggi richiede competenze cognitive diverse da quelle di prima. Adesso occorrono altre competenze, per esempio quella di riconoscere a naso se una notizia è vera oppure falsa. Gli strumenti che noi tradizionalmente usiamo per misurare le competenze dei ragazzi oggi sono più obsolete che mai, perché la distanza fra le generazioni, grazie anche alle novità tecnologiche, secondo me è aumentata. Cioè è più difficile capire dove vanno i nostri ragazzi. L'italiano come lingua parlata è una lingua molto giovane, abbiamo conquistato l'italofonia di fatto negli anni 60 del Novecento, quindi un tempo brevissimo, e l'avvento dell'italiano come lingua di conversazione anche informale di 60 milioni di italiani sta provocando sulla lingua cambiamenti ben maggiori delle nuove tecnologie. Ogni volta che c'è un medium nuovo la lingua cambia, ma non si rivoluziona. Ogni volta che invece si allarga in maniera così spaventosa il bacino d'utenza, è lì che la lingua subisce una vera e propria rivoluzione. Il cliente o l'utente scontento vanno online e esprimono tutto il loro scontento o attraverso gruppi Facebook o attraverso tweet o attraverso le piattaforme per dare i voti a questo e a quest'altro. Questo vuol dire che il rapporto col cliente è cambiato profondamente. Il cliente non è più quell'essere passivo che sta lì davanti al giornale, alla televisione, alla radio a cui puoi propinare la tua pubblicità, e quindi secondo me è chiaro che occorre inventare nuovi modi di parlare con il cliente e l'utente. Questo vuol dire anche andargli incontro in termini secondo me di stile. Ho avuto a che fare con termini legati alla sessualità. È una definizione che è entrata, credo, proprio quest'anno nello Zingarelli, che è, in italiano noi diciamo il cisgender. Il cisgender è la persona che si identifica col sesso di nascita, quindi una donna che si identifica come donna e che è attratta dal sesso opposto, quindi una donna che si sente donna e che è eterosessuale, un maschio che è nato maschio e si sente uomo e che è eterosessuale.